Ciao, sono Kiko di B00. In questo terzo video su Arduino andrò a parlare degli interrupt. Gli interrupt vengono utilizzati per permettere l'esecuzione di una porzione di codice quando un input in un pin particolare viene ricevuto. Questi interrupt interrompono temporaneamente il loop infinito per eseguire alcune istruzioni, per poi riprendere il loop da dove era rimasto. I pin abilitati per ricevere gli interrupt sono differenti da scheda a scheda, ad esempio nell'Arduino 1 sono i pin 2 e 3, mentre per l'Arduino Mega, oltre ai pin 2 e 3, abbiamo anche i pin 18, 19, 20 e 21. Gli interrupt possono essere richiamati in 5 diverse modalità: low, quando il pin è spento; change, quando il valore del pin cambia; rising, quando il valore del pin passa da spento ad acceso; falling, quando il valore del pin passa da acceso a spento, mentre solamente per Arduino 2.0 e l'MKR 1000 è disponibile anche high, che viene richiamato quando il pin è acceso. Prima di allocare un interrupt è necessario sapere che le variabili che verranno modificate dallo stesso devono essere di tipo volatile, in sostanza permette la sincronizzazione delle variabili fra il programma principale e i metodi scritti per un interrupt. Detto ciò, possiamo impostare un pin come interrupt utilizzando il comando attachInterrupt, che accetterà come parametri il pin da utilizzare come interrupt, un metodo che lo gestisce e una delle 5 modalità descritte in precedenza. Però si può anche volerli disabilitare quando è necessario eseguire codice che non necessita degli stessi, utilizzando il comando noInterrupts, per poi riabilitarli in seguito utilizzando interrupts. Quindi se il video ti è stato utile lascia un mi piace, iscriviti al canale e se hai ancora dubbi lascia anche un commento qui sotto.